Salute a tutti! Abbiamo interrotto i video su Pacciani alla vigilia del processo previsto per il 19 aprile 1994. In questo speciale faremo un salto in avanti di 1 anno e mezzo. Poi, naturalmente i video di Pacciani li riprenderemo e approfondiremo tutto quello che in questo anno e mezzo successe, ma ecco, adesso diciamolo in breve, tanto per ricongiungerci al punto in cui partiremo con questo video. In questo anno e mezzo c'era stato il processo, Pacciani era stato condannato con verdetto del 1 novembre 1994. Poi c'era stato un inizio di nuove indagini alla ricerca di presunti fiancheggiatori o addirittura dei complici. Cioè si erano verificati così dei fatti negli ultimi tempi del processo, con la deposizione di Mario Vanni, di Giovanni Faggi e altre testimonianze, che avevano fatto pensare che ci potessero essere stati dei fiancheggiatori. E quanto rimaneva della SAM fu messa a effettuare dei controlli. Quanto rimaneva della SAM, perché dopo che se n'era andato Perugini in America, che sostanzialmente erano finite le indagini preliminari su Pacciani, la SAM era stata molto ridimensionata. Erano rimasti a indagare sostanzialmente in tre: l'ispettore capo Riccardo Lamperi, il sovrintendente Alessandro Venturini e l'agente scelto Lidia Scirocchi. Ecco, questi cercarono di interrogare delle persone, riguardarono verbali, alla ricerca di qualcuno che poteva aver aiutato Pacciani, in particolare di chi poteva anche avergli prestato un'auto. Questa ricerca cominciò a divenire più importante nell'autunno del 95. Questo perché? Perché il processo di secondo grado, che era previsto per il 29 di gennaio del 96, si prospettava molto insidioso per la procura. Cioè le prove contro Pacciani erano state, così anche agli occhi di tutti, viste un po' in modo benevolo da una giuria, da un tribunale che era un tribunale fin troppo amico delle posizioni della procura. Questa era un po' l'idea che ci avevano in tanti. Mentre il processo di appello si preannunciava insidioso perché innanzitutto c'era un presidente che non era un presidente, diciamo così, amico di Vigna, era Francesco Ferri, e c'era anche un rappresentante dell'accusa che originariamente si sperava potesse rimanere Paolo Canessa, che invece venne designato un altro, Piero Toni. Anche lui dimostrò di non essere così amico, diciamo, delle tesi della procura. Cominciò a rivedere le carte del processo, dimostrando fin da subito di voler fare di testa propria. C'era in sostanza nella procura l'idea che le cose sarebbero potute andare non così tanto bene. Vigna cercò di correre ai ripari, lo sappiamo bene, andando a chiamare un mastino, un investigatore di quelli tosti, Michele Giuttari, che aveva già avuto occasione di conoscere nell'ambito delle indagini sulle bombe, eccetera, eccetera. Ecco, nell'attesa che Michele Giuttari divenisse operativo, perché Michele Giuttari di questo mostro di Firenze non sapeva nulla per sua stessa ammissione, venne messo a capo della squadra mobile il 15 ottobre e lui si prese un paio di mesi di tempo per entrare nella materia, per studiarsi un po' tutto il caso. Nel frattempo Lamperi e Venturini continuavano a indagare. A dire il vero con una certa difficoltà, perché le speranze erano tutte riposte su questa figura nuova, su questa figura di Michele Giuttari, e loro facevano fatica a ricevere le deleghe, però diciamo che continuavano a indagare. E capitarono su un verbale del 10 settembre 1985 che era stato firmato da Giancarlo Rufo. Giancarlo Rufo era il costruttore edile, proprietario della colonica situata davanti alla piazzola di Scopeti. Ecco, vediamo qui la rappresentazione prospettica. Ecco, qui vediamo dove era il podere Rufo. Era lassù, ma sappiamo che l'ingresso a questa proprietà, a questo terreno agricolo,
era da un cancello situato proprio davanti alla piazzola. Ecco, Rufo, quel fine settimana del delitto, venerdì, sabato e domenica, era lì nella sua colonica. Lui non abitava lì, era una casa dove andava così nei fine settimana e poi se ne andava via. Quel venerdì, sabato e domenica era lì. Questo risultava dal verbale. Rufo intanto era morto e non poteva essere interrogato. Comunque dal verbale risultava che la domenica era stato lì con degli amici e sul verbale c'era il nome di due coniugi, Vittorio Chiarappa e Marcella Voltolina. Questo cognome Voltolina poi diventerà De Faveri. Non si capisce bene perché, forse Voltolina era un secondo cognome, forse c'era stato un errore. Insomma, i coniugi erano Vittorio Chiarappa e Marcella De Faveri. Lamperi e Venturini andarono a interrogarli. L'11 ottobre del 95, cioè loro non erano stati interrogati all'epoca, non erano stati interrogati. Andarono a sentirli, visto che Rufo era morto, andarono a sentire loro. E allora ci furono, diciamo così, delle grosse sorprese che scopriamo dall'informativa che i due scrissero il giorno dopo, il 12 ottobre, per la procura. Leggiamo: si trasmettono, per le opportune valutazioni e correlazioni, i due verbali di dichiarazioni rese alla SAM nella giornata di ieri da Chiarappa Vittorio, professore di musica, e da sua moglie De Faveri Marcella, insegnante presso l'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze, in ordine a ciò che notarono nel pomeriggio del giorno 8 settembre 1985 in occasione di una visita presso la casa colonica di un loro amico, ora defunto, Rufo Giancarlo, abitante in via degli Scopeti 124. Per praticità se ne sintetizza brevemente il contenuto. I due coniugi, sentiti separatamente, hanno in sostanza riferito che in occasione della visita, al momento di entrare e di uscire nel cancello della casa di Rufo Giancarlo, notarono una vettura di colore rosso sbiadito, con il dietro di forma tronca, in sosta sul lato destro di via degli Scopeti, in corrispondenza della stradella che porta alla piazzola del duplice omicidio dei due giovani francesi. Ecco, vediamo la situazione che si trovarono di fronte i due coniugi quando arrivarono. Ecco, i due coniugi trovarono questa macchina sulla destra, loro venivano da Firenze, la macchina era rivolta verso San Casciano, parcheggiata sullo sterrato, ma insomma la strada era stretta e ostacolava la loro manovra di inserimento dentro il cancello della proprietà Rufo. Ecco, il cancello era molto diverso da oggi è molto arretrato, allora era quasi sulla strada e era messo in direzione di San Casciano, per cui loro dovevano allargarsi sulla destra per poter entrare. Allora, qui vediamo il cancello in un fotogramma, come era una volta, in un fotogramma del film di Cesare Ferrario. Ecco, questo era il cancello. Come si vede era poco arretrato rispetto ad oggi e guardava San Casciano. Continuiamo con l'informativa di Lamperi e Venturini. L'auto era parcheggiata con la parte anteriore in direzione di San Casciano e mentre il Chiarappa ricorda di avere visto di spalle, appoggiato alla vettura, un uomo di corporatura grossa e di mezza età che guardava verso il bosco, sua moglie Marcella, che non guidava e che pertanto poteva osservare con più attenzione, ricorda anche un secondo uomo, anche lui di mezza età, di corporatura squadrata, di media altezza, senza collo, con testa dal taglio rettangolare, che le dava l'impressione di essere un contadino. Costui stava appoggiato alla parte anteriore della macchina e guardava la strada asfaltata in direzione di San Casciano. Entrambi i personaggi non si mossero né si voltarono al sopraggiungere dell'auto di Chiarappa. Anche al termine della visita, a Rufo la vettura rossa dei misteriosi individui era ancora parcheggiata nella medesima posizione, questa volta senza nessuno né a bordo né accanto. Allora, definiamo meglio le posizioni. Allora, ci sono questi due personaggi che vennero visti soprattutto dalla donna che non guidava. Allora, uno era di spalle, appoggiato alla parte interna della macchina, alla parte destra, e guardava verso la piazzola. L'altro era appoggiato, era seduto, praticamente seduto, appoggiato al cofano e guardava verso San Casciano. Ecco, teniamo conto che entrambi non si voltarono, non si mossero. E questa è una cosa un po' strana perché
C'era una macchina che rischiava di andare addosso alla loro perché nella manovra aveva dovuto allargarsi e che non venga spontaneo girarsi è una cosa un po' insomma, da non credere, no? Sicuramente i due non si voltarono perché non si vollero voltare, perché si forzarono a non voltarsi e questo può voler dire che non fossero troppo contenti di essere visti in faccia. Poi c'è anche da dire che in questo riassunto si passa dal momento in cui i due coniugi arrivarono al momento in cui se ne andarono via e la macchina era sempre lì. Quando entrarono c'erano i due personaggi, quando se ne andarono via non c'era nessuno. Però in mezzo erano successe tante cose. Vediamo di scoprirle attraverso il verbale che venne rilasciato dal marito, da Chiarappa. Si legge nel verbale. Quel pomeriggio io andai in visita da Rufo Giancarlo e vi giunsi intorno all'ora di pranzo. Questi orari, premettiamo, vanno un po' presi con le molle. Allora i coniugi raccontarono questi fatti a distanza di 10 anni. Ecco, i loro orari potrebbero non essere troppo precisi, anzi sicuramente non furono troppo precisi. Ci furono anche delle piccole incongruenze tra loro due, ma anche e soprattutto con i verbali anche dell'epoca. Per esempio, Rufo nel suo verbale si legge che andò via da questa casa alle 7, alle 19. Ecco, i coniugi dissero di essere andati via alle 20, per cui insomma non è che andarono via prima del padrone di casa. Per cui questi orari vanno presi un pochino con le molle, anche rispetto a quelli che poi vedremo sono gli orari di Sabrina Carmignani. Però insomma sostanzialmente i conti tornano abbastanza. Ma andiamo avanti. Ecco, anche questa storia dell'ora di pranzo, è possibile che quest'ora di pranzo sia da collocarci un pochino dopo. Essendo sia io che Giancarlo appassionatissimi di fotografia, ricordo di aver portato con me in quella circostanza un teleobiettivo di 300 mm di focale, cioè particolarmente potente. Ricordo di aver inquadrato con il teleobiettivo, intorno alle ore 15, l'ingresso alla stradella che conduce alla piazzola del delitto. Chiarappa si mise da questa colonica che era un po' in alto a osservare i dintorni e osservò anche questa macchina che era ferma lì davanti alla piazzola. Teniamo conto del fatto che Chiarappa non aveva una macchina fotografica, ma aveva soltanto questo teleobiettivo, guardava attraverso il teleobiettivo, per cui non scattò nessuna foto. Ingresso che rivedo bene nella foto a colori aerea che voi della polizia mi state mostrando. Notai che lì vi era parcheggiata parallelamente alla strada, con il davanti in direzione di San Casciano, una vettura di colore rosso sbiadito, di forma squadrata, con il dietro tronco. Notai anche che c'era un uomo che, mostrando le spalle, guardava in direzione del viottolo che conduceva al luogo del delitto. Quest'uomo non si muoveva e stava appoggiato al tetto dell'auto, dalla parte dell'asfalto, in modo tale che io potevo vederlo completamente di spalle. Attenzione allora, rispetto a quando i coniugi erano arrivati, poco prima, la situazione era cambiata. Allora, innanzitutto, Chiarappa vide un solo personaggio e non due, e poi lo vide in una posizione diversa rispetto a come erano gli altri due quando erano arrivati. Questo personaggio, probabilmente, io penso che fosse quello che originariamente era di spalle e era appoggiato alla parte interna dell'auto, alla fiancata destra, era invece sulla fiancata sinistra e stava appoggiato al tetto dell'auto, però guardava sempre in direzione della piazzola. L'altro, molto probabilmente, che in origine guardava verso San Casciano, sembrava meno interessato alla piazzola, non c'era, io penso che fosse entrato in macchina, che avesse fatto spostare l'individuo che era appoggiato alla portiera del passeggero, l'avesse fatto spostare, fosse entrato in macchina, questo si fosse spostato, fosse andato dall'altra parte. Io penso che questo individuo che era lì, che guardava verso San Casciano, era meno interessato alla piazzola rispetto a quello che invece la stava guardando, e oltre che meno interessato aveva anche forse più timore di farsi riconoscere. E non è un caso se proprio lui non c'era più,
probabilmente era entrato in macchina, voleva andarsene, poi vedremo, e l'altro invece di andarsene aveva continuato a rimanere a guardare la tenda, ma dall'altra parte, dalla parte della portiera del guidatore, invece di entrare si era messo lì e guardava. A metà pomeriggio Chiarappa uscì per andare a Firenze. Ecco, Chiarappa doveva fare un necrologio per un suo amico, un direttore d'orchestra. Chiarappa, che abbiamo visto, era un musicista, un maestro di musica, un direttore d'orchestra, Franco Ferrara, un personaggio anche abbastanza noto, su Wikipedia c'è la sua pagina, che era morto il giorno prima. Io non so perché doveva andare proprio quel pomeriggio a fare questo necrologio, forse alla Nazione a Firenze, forse la mattina era chiuso e lui l'aveva saputo quella mattina lì, non era potuto andare il giorno prima. Insomma, fatto sta che quel pomeriggio uscì dalla casa Rufo per andare a Firenze a fare questo necrologio per questo suo amico morto, Franco Ferrara. Ecco, leggiamo il verbale. Osservai l'uomo anche quando scesi con la mia macchina a Firenze da solo per fare il necrologio e mi colpì molto il fatto di ritrovarlo nella medesima posizione dopo circa un'ora e mezza quando rientrai alla colonica del Rufo. In altra parte del verbale, sempre questi orari, si legge che questa assenza di Chiarappa sarebbe stata tra le 15:30 e le 17:30. Ecco, teniamo conto del fatto che Chiarappa andò a Firenze, vide il tizio in quella posizione, non vide l'altro che secondo me era dentro, perché io credo che questo tizio che era lì davanti al finestrino di guida gli avesse impedito di vedere l'altro che probabilmente era seduto sul sedile del passeggero. Quando Chiarappa tornò, trovò che il tizio era ancora lì, in quella stessa posizione. Anzi, lo ricordo bene perché, come si evince anche dalla foto a colori che mi mostrate, io ero costretto ad allargarmi un po' sulla destra per poter effettuare la manovra di ingresso a sinistra e la macchina dello sconosciuto mi ostacolava in una certa misura perché era sempre lì ferma. Ma anche questa volta quello sconosciuto non si voltò, cioè Chiarappa non lo vide mai in faccia. Andiamo avanti, lo abbiamo visto, perché quando i due se ne andarono, loro dissero alle 8, ma probabilmente un po' prima, perché Rufo nel verbale si legge che era andato via alle 7, videro che la macchina era ancora lì, ma non c'era nessuno intorno. Questo personaggio dove era andato? Comunque sulle manovre di questi due personaggi ci aiuterà poi la testimonianza di Sabrina Carmignani, per cui ci ritorneremo. Prima parliamo però di un'altra cosa, che è questa. Non è vero che i due coniugi, non è proprio vero che i due coniugi non resero testimonianza nell'immediato. La resero, ma in modo informale e non venne verbalizzata. Ecco, leggiamo un verbale di un mese dopo questa audizione di Lamperi e Venturini. I due coniugi vennero sentiti da Vigna, direttamente da Vigna. In quell'occasione la donna così dichiarò, si legge nel verbale, del 14 novembre. Rammento che appena saputo dalla televisione del duplice omicidio, conoscendo il dottor Cecere, parlammo con lui di quanto si era visto. Può darsi che con il dottor Cecere abbiamo parlato più nei dettagli della macchina, perché le sue domande erano puntate molto sulla vettura da noi vista. Allora, sembra che nell'immediato Marcella De Faveri avesse parlato con questo dottor Cecere raccontandole quello che era successo quel pomeriggio. Ma di questa storia non si è mai saputo niente. Ma chi era questo dottor Cecere? Ecco, dottor Cecere era Giovanni Cecere Palazzo. Se ne trova il curriculum in rete, ne vediamo qui una parte. Ecco, dal 17 luglio 73 all'agosto dell'86 era stato in forza alla questura di Firenze e aveva svolto questi compiti. Dirigente del COT, Centrale Operativa Telecomunicazioni, funzionario addetto all'ufficio politico, all'ufficio di gabinetto e alla segreteria particolare del questore e dirigente della divisione polizia amministrativa.
Sembrano tutti incarichi da scrivania questi, no? Lui non era evidentemente nella parte operativa, non era la squadra mobile, insomma. Ma la cosa più importante forse è che Giovanni Cecere Palazzo era marito di Silvia Della Monica. Sembra strano che questa testimonianza di così importante di questi coniugi non fosse poi non fosse poi stata approfondita, cioè questi coniugi non furono mai chiamati a rendere una testimonianza ufficiale. E la cosa francamente è molto strana. Secondo me fu semplicemente una sottovalutazione della loro testimonianza da parte di una persona che non era proprio addentro all'ambiente investigativo. A questo punto introduciamo un altro personaggio che tutti conosciamo bene e che quel pomeriggio arrivò fino su alla tenda, Sabrina Carmignani. In macchina, assieme al suo fidanzato, salì fino sopra alla tenda. La sua testimonianza è nota soprattutto perché la ragazza notò una tenda sciupata, sentì cattivo odore, vide dello sporco, c'erano le mosche, insomma questa testimonianza è nota perché dall'idea di un delitto già avvenuto. Però è importante anche un fatto che nel verbale dell'epoca c'era una macchina. Leggiamo questa parte. Mentre stavamo andando via, è arrivata un'altra autovettura con una persona a bordo. Era una macchina tipo la Regata, ma si trattava di un'auto che non so descrivere, anche perché non ho dato importanza alla cosa. Ecco, per quanto riguarda gli orari, Sabrina Carmignani, che rilasciò questa testimonianza nell'immediato, per cui i suoi orari potrebbero essere abbastanza corretti, disse di essere arrivata alle 17:30 e di essersi trattenuta una mezz'ora, per cui nel momento in cui se ne stava andando, che arrivò quest'altra macchina, erano circa le 6. Un orario che a questo punto non sembrerebbe conciliarsi con quello di Chiarappa, che quando era arrivato aveva visto una macchina lì con questo personaggio fermo e lui disse che era arrivato attorno alle 17:30. Però, come ho detto, la testimonianza dei coniugi era a distanza di 10 anni, per cui sui loro orari bisogna un po' essere elastici. Ma allora, questa macchina che Sabrina Carmignani aveva visto che si abboccava lei cosa disse? È arrivata un'altra autovettura con una persona a bordo. Ecco, poteva essere quella stessa macchina rossa vista dai coniugi? Poteva essere, poteva non essere, però insomma, diciamo che tutto lascia pensare che lo poteva essere. Ma allora, se era quella macchina lì, ma poi approfondiremo, cosa poteva essere successo? Vediamo un po' di immaginare il comportamento di questi due personaggi, fossero chi fossero. Allora, questi due personaggi erano lì che guardavano, uno guardava la piazzola, l'altro era seduto sul cofano e guardava verso San Casciano, sembrava meno interessato. Come ho già detto, questi due personaggi potrebbero essere rimasti così un po' colpiti, un po' infastiditi dall'arrivo della macchina dei coniugi. Soprattutto uno di questi due personaggi che era entrato in macchina. L'altro evidentemente era molto più interessato alla piazzola, si era messo dall'altra parte e guardava la piazzola. Quando poi Chiarappa uscì dal cancello per andare a Firenze, è possibile che questo personaggio che era entrato in macchina e che io penso si sentisse a disagio, avesse premuto per andarsene e che finalmente questo che doveva essere il guidatore, che era appoggiato al tettuccio dalla parte della guida, finalmente avesse deciso di esaudire la richiesta di questo secondo personaggio e lo accompagnò dove questo voleva andare. Dico questo perché quando arrivò Sabrina Carmignani non c'era nessuno, non c'era questa macchina. Evidentemente questa macchina era andata via. Io credo che fosse andata ad accompagnare questo personaggio, perché poi quando Sabrina Carmignani dopo mezz'ora se ne andò via, vide arrivare una macchina, ritengo questa, con il solo guidatore a bordo. Questo guidatore si rimise nella stessa posizione che si era messo prima con il compagno, quando c'era il compagno, e così Chiarappa lo vide quando tornò indietro da Firenze. Poi, quando la coppia andò via, vide che questa macchina era ancora lì, ma non c'era nessuno. E probabilmente questo personaggio se n'era andato in giro per i boschi.
A questo punto ritorniamo alla nota del 12 ottobre, del giorno successivo all'audizione dei due coniugi da parte di Lamperi e Venturini. Perché Lamperi e Venturini, sulla base della loro testimonianza, si ricordarono una cosa. Questo ufficio, sulla scorta di quanto riferito in passato, ore 15 del 21 luglio 94, da uno degli amici di Pacciani, Pietro, cioè Lotti Giancarlo, il quale ha dichiarato di aver posseduto anche una Fiat 128 Coupé di colore rosso, ha potuto stabilire con obiettività che effettivamente il Lotti è stato proprietario di una Fiat 128 Coupé rossa targata Firenze D56735 dal 30 marzo 83 al 2 aprile 86. E qui si parla di un colloquio con Lotti del 21 luglio 94. Effettivamente, in quel luglio 94, il trio, che ho detto prima, Lamperi, Venturini e Scirocchi, avevano sentito diverse persone alla ricerca, come ho detto, di questi possibili fiancheggiatori di Pacciani. In particolare cercavano anche una macchina che potesse essere stata prestata da un amico a Pacciani, perché c'era stata la testimonianza di Ivo Longo, che aveva visto un personaggio che a lui era parso Pacciani, che probabilmente, per come l'aveva visto, stava dirigendosi, secondo gli investigatori, verso la buca di San Piero Assieve, dove avrebbe impostato la lettera con il frammento di seno, però era alla guida di una macchina che non era la sua, che non era la macchina di Pacciani, per cui si cercava questa macchina che poteva essere stata prestata a Pacciani. E venne interrogato, venne sentito anche Lotti, in modo informale però, non esiste un verbale firmato. Ma nell'informativa che poi i tre scrissero c'era anche questo Lotti. Leggiamo. Alle ore 15 del 21/7/94, questa è l'informativa del 27 luglio 94, firmata appunto da Lamperi, Venturini e Scirocchi. Alle ore 15 del 21 luglio 94, Lotti Giancarlo, convocato in questi uffici, riferiva informalmente che una delle due Fiat 124, quella più recente, era di colore celeste con la tappezzeria marrone. La rincontreremo questa Fiat 124. Ma non era sua abitudine prestarla ad alcuno, neanche al Pacciani. Specificava anche i colori delle altre macchine. L'altra 124 gialla, la 128 Coupé rossa, la 850 bianca e una Mini Minor gialla. Allora, bastò questo ricordo a Lamperi e Venturini perché loro si mettessero a indagare. Io mi chiedo, no, se la notizia che era stata riferita a Cecere fosse andata a loro, che però in quel momento non erano in forza alla questura di Firenze, chissà cosa sarebbe successo. Io penso che è possibile che noi non saremmo qui a discutere di questi eventi. Però le cose non andarono così. Continuiamo l'informativa di Lamperi e Venturini di quel 12 ottobre successivo all'audizione dei coniugi. Un ulteriore accertamento esperito presso il centro storico della Fiat ha consentito di individuare, tramite il numero di telaio assegnato alla vettura, anche il tipo di rosso con il quale questa venne prodotta, cioè un rosso aranciato con numero di codice Fiat 171. Cioè qui riuscirono i due a identificare il colore della macchina di Lotti dal numero di telaio. Fiat 171, questo era il codice del colore. È per questo motivo che il Carappa consegna alla SAM anche la pagina di una rivista a quattro ruote sulla quale figura un tipo di rosso che più si avvicina alla tonalità di quello da lui osservato nel 1985. Sempre tramite il centro storico della Fiat è stata acquisita via telefax la foto anteriore, posteriore e laterale della Fiat 128 Coupé. La signora De Faveri Marcella, dopo averla osservata, ha dichiarato che, specie con riguardo alla forma tronca della parte posteriore di questo modello, avrebbe potuto benissimo trattarsi della vettura da lei vista nel pomeriggio della domenica 8 settembre 1985. E allora vediamola questa macchina.
questa Fiat 128 Sport Coupé, eccola qua. Qui vediamo i tre quarti, il frontale, qui vediamo il frontale e qui vediamo la coda, questa famosa coda tronca. Ecco, qui vediamo poi anche la fiancata. Questa Fiat 128 Sport Coupé venne prodotta dal 71 al 75 per non troppi anni. Era una macchina sportiva, una di quelle sportive italiane così derivate dalle utilitarie. Prima di lei io mi ricordo c'era stata la famosa 850 Coupé che era nata dalla 850 utilitaria, la berlina. C'erano queste macchine sportive tipicamente italiane con motori abbastanza piccoli. In questo caso si era saliti di livello perché si era partiti dalla 128 berlina, che era questa, una macchina diffusissima, molto più diffusa della Coupé. Ecco, la Coupé veniva venduta in due motorizzazioni diverse, 1100 e 1300. La 1100 aveva il motore della berlina, un po' potenziato, con un carburatore doppio corpo. La 1300 era il motore della 1100 con l'alesaggio aumentato per arrivare alla cilindrata dei 1300. Era un motore di quelli super quadri, a corsa corta. Un motore che nella versione potenziata della 1100 arrivava a 64 cavalli, mi sembra, e nella versione 1300 arrivava a 75, con velocità che erano 156 e 164. Cioè, do questi dati per far capire un po' il tipo di mezzo. Era una macchina sportiva così economica che diceva molto la sua sui percorsi misti, e Lotti era un personaggio che per quanto poteva lui, gli piacevano queste macchine, mi piacevano anche queste macchine sportive. Comunque gli allestimenti, e questo è più importante della motorizzazione, cioè le due motorizzazioni non si distinguevano le macchine dalle motorizzazioni, erano uguali esternamente, però c'erano due allestimenti, la S e la SL, Sport Lusso, che avevano dei particolari che le distinguevano, soprattutto il frontale. La macchina che abbiamo visto fino adesso era la Sport Lusso, quella di gran lunga più venduta, ma c'era anche un modello semplicemente S, questo, che aveva una differenza sul frontale, dove c'erano due fari squadrati al posto dei quattro fari rotondi del modello SL. Quale modello aveva Giancarlo Lotti? Giancarlo Lotti aveva il modello SL. Questo lo dico perché dalla documentazione non emerge, anche negli accertamenti fatti da Lamperi e Venturini non emerge quale dei due allestimenti era quello di Lotti. Io mi sono interessato, ho mandato una mail a un sito, Targhe Italiane, dove c'è un database che memorizza per quanto possibile i numeri di targa con la macchina che aveva quella targa. Ai tempi era consultabile, adesso mi sembra che il sito è diventato a pagamento, bisogna essere soci. Non è che c'erano tutte le targhe, c'erano quelle che si era riusciti a reperire attraverso i registri dei vari PRA, dei pubblici registri automobilistici, e questa targa che è indicata nella documentazione della macchina di Lotti non c'era. Allora io ho mandato una mail, il titolare ha fatto una ricerca e mi è arrivata queste informazioni. La macchina di Lotti era stata reimmatricolata il 28 aprile 1983 con targa Firenze, ma originariamente era stata immatricolata a Gorizia, per cui con targa Gorizia, il 12 agosto 74. Lotti, da quello che si legge nell'informativa lì di Lamperi e Venturini, l'aveva acquistata il 30 marzo, probabilmente era la data dell'atto di vendita, ma l'immatricolazione era avvenuta un mese dopo, cosa normale. E la cosa più importante è che questo accertamento fatto da questa persona, che era il signor Matteo Roschi, che ringrazio tantissimo, questo controllo appurò che si trattava del modello SL. Per cui Lotti aveva una macchina che era molto molto compatibile come modello con quella vista dai coniugi. Mentre dal verbale di Sabrina Carmignani non si capiva bene che macchina fosse, lei scrisse tipo regata. Ma Sabrina Carmignani, naturalmente, venne reinterrogata da Lamperi e Venturini, venne risentita da Lamperi e Venturini il 2 dicembre 95. Venne convocata in questura, ma in questo colloquio ci furono dei problemi che adesso non stiamo qui a vedere, magari poi li vedremo più avanti in video futuri,
E alla fine Sabrina Carmignani si rifiutò di firmare il verbale, però queste sue dichiarazioni informali vennero comunque trascritte da Lamperi e Venturini in un'informativa. Andiamo a leggere qualcosa. Questa fu la sintesi del racconto relativo a questa macchina della Carmignani. Subito dopo il loro arrivo, cioè l'arrivo della Carmignani con il fidanzato, allorché si erano spostati un po' più in basso per non essere troppo vicini alla tenda, era giunta e si era fermata sulla strada all'altezza dell'ingresso alla piazzola una vettura dall'apparenza non nuova, con i fari anteriori di tipo squadrato. A questo punto gli scriventi mostravano alla Carmignani la foto del modello Fiat Coupé, con lo scopo di una eventuale individuazione del modello di vettura notato dalla ragazza in correlazione con le dichiarazioni già rese da altre persone, Chiarappa Vittorio e De Faveri Marcella. La giovane asseriva che avrebbe potuto trattarsi anche di quel tipo di vettura, precisando che a suo tempo aveva parlato di una Fiat Regata solo perché era il modello posseduto da sua madre. Questo le richiamava alla mente l'auto sopraggiunta a causa dei fari squadrati. Il 6 dicembre successivo la Carmignani venne sentita in modo formale stavolta in procura, ecco, in un interrogatorio che durò 7 ore, un interrogatorio di quelli tosti, del quale avremo occasione di parlare più avanti. Comunque vediamo le dichiarazioni di Sabrina Carmignani relative a questa macchina. 6 dicembre 1995. Ecco, Giuttari, teniamo conto del fatto che Giuttari era appena entrato in operatività, aveva il 2 precedente compilato una nota di quello che lui aveva così capito dalla situazione che si era studiato, facendo anche delle proposte, e il 6 successivo fu il suo primo intervento sul campo, il suo primo interrogatorio. Insieme però c'era anche Vigna, mi sembra, c'erano in tanti. Mentre mi trovavo in questo posto, queste sono le dichiarazioni della Carmignani, ove mi sono intrattenuta per i motivi che ho esposto per circa mezz'ora, ho visto sopraggiungere un'autovettura che, provenendo da San Casciano, si è immessa per un limitato tratto nella piazzuola. Allora, provenendo da San Casciano. Dopodiché, forse perché l'autista aveva notato la nostra presenza, ha fatto subito retromarcia, posizionandosi più avanti, dopo pochi metri, a margine della strada asfaltata, sul margine della piazzola con il frontale in direzione di Firenze. Cioè, questa vettura, insomma, arrivava da San Casciano, mentre la Carmignani veniva via, tentò di immettersi, quando vide la Carmignani, tornò indietro, andò un pochino più avanti e si fermò con il muso in direzione di Firenze, di modo che quando la Carmignani svoltò per andare verso San Casciano, voltandosi ne vedeva la coda, ma leggiamo. Ebbi modo di vedere l'auto allorché sporse con il frontale all'inizio della piazzola. Tale frontale, per la presenza dei fari squadrati, mi sembrò simile a quello della Regata, tipo di macchina che era in possesso all'epoca di mia madre, ma posso affermare che non si trattava di Regata, in quanto la macchina da me vista era più bassa. In buona sostanza, della Regata questa macchina aveva solamente i fari, che mi sembrarono simili nel disegno. Notando l'auto nella sua parte posteriore, quando uscì dalla piazzola, vidi che essa presentava il retro piuttosto tronco. Come ho detto, lei uscì, andò verso San Casciano, voltandosi vide la macchina si era fermata con il muso in direzione di Firenze e vide la coda. Il colore di quest'auto era piuttosto sbiadito dal tempo ed era di una tonalità media, nel senso che non era né troppo scura né troppo chiara. Teniamo conto che quel rosso arancio della 128 era proprio un colore che così poteva sembrare un colore sbiadito dal tempo, ma non era un colore sbiadito dal tempo, era un colore tipico di quella macchina lì, quel Fiat 171. Era comunque una macchina che sicuramente era stata esposta alle intemperie, pioggia e sole, che ne avevano alterato il colore originale. A questo punto l'ufficio pone in visione alla Carmignani 2 fotocopie riproducenti il modello Fiat 128 Coupé, sia nella parte frontale e laterale che in quella posteriore.
La Carmignani, dopo aver attentamente esaminato tali foto, dichiara: sì, il frontale e il retro delle foto che mi si mostrano possono essere piuttosto compatibili con l'auto da me vista e descritta. Allora, parliamo un momento di questo fatto, del fatto che la macchina che la Carmignani aveva visto arrivare arrivava da San Casciano, cosa che non era scritta nel verbale originale. Il fatto che arrivasse da San Casciano e a bordo ci fosse una persona sola può voler dire che l'altro personaggio era stato accompagnato, non dico a San Casciano, ma insomma in quella zona e non nemmeno troppo lontano da San Casciano, perché non è che c'era stato troppo tempo di andare e tornare, no? Per il periodo che era stato via Chiarappa, per cui non è che c'erano volute delle ore per questo viaggio. Semplicemente questo personaggio era andato ad accompagnare l'altro e poi era tornato indietro in tempi brevi, per cui non poteva essere andato troppo lontano. Ma vediamo un confronto tra la macchina 128 SL che aveva Lotti e la Fiat Regata. Ecco, vediamo i due frontali. Come si vede, i due frontali sono abbastanza simili. A dire il vero, tutte le macchine della Fiat di quel tempo avevano un frontale di questo genere. C'è una calandra rettangolare lunga con il radiatore, e torna bene anche il discorso del fatto che la macchina vista dalla Carmignani era più bassa della Regata che lei conosceva la Regata della madre, perché effettivamente la 128 era un modello sportivo e aveva il frontale più basso. Però insomma i frontali sono abbastanza simili. Allora, se la macchina di Lotti fosse stata il modello S con i fari squadrati, uno poteva dire sì, sono ancora più simili, però a dire il vero, quei due fari rotondi, 4 fari rotondi inseriti in una mascherina rettangolare, a un'occhiata così di una persona che non era nemmeno particolarmente addentro alle macchine, come sembra che fosse la Carmignani, poteva dare l'idea di due fari squadrati. Cioè, se i fari fossero stati tondi, come erano i fari della 128 berlina che abbiamo visto, uno dice, ma quei fari tondi non potevano essere confusi con dei fari squadrati. Però i fari della 128 SL doppi, rotondi, piccoli, inseriti in quelle due mascherine rettangolari, potevano dare l'impressione di essere dei fari squadrati. Allora, se non era questa 128 Sport Coupé, quella macchina lì, cosa poteva essere? Non è che c'erano molti altri modelli con i quali quella macchina poteva essere confusa. Ci poteva essere il modello successivo alla 128 Sport Coupé, che era la 3 porte, che aveva una coda leggermente diversa. Ecco, la vediamo qua. Poteva essere anche un Alfa Sud che aveva la coda del tipo appunto coupé, ma insomma potevano essere questi modelli. Però il fatto che quando venne mostrata la foto alla Carmignani, quando venne mostrata la foto alla De Faveri Chiarappa, quella foto di una coda così particolare, e la riconobbero, diciamo che la possibilità che la macchina fosse una 128 Sport Coupé è molto molto alta. Ma a questo punto, se la macchina era una Fiat 128 Sport Coupé, era la macchina di Lotti, allora bisogna cominciare a dire che quella macchina non era una macchina così diffusa al tempo, nell'85, perché era una macchina che era già fuori produzione da 10 anni e è una macchina che non è che fosse stata vendutissima, è una macchina abbastanza particolare, cioè era un modello sportivo e non è che l'avessero comprata in tanti. C'è anche il discorso del colore. Il colore, a dire il vero, molte erano le 128 Sport Coupé di quel colore, ma insomma la macchina non era nell'85, non è che ce ne fossero in giro molte. Per cui che potesse essere quella di Lotti non era così difficile. Ma a questo punto vediamo se i due personaggi potevano essere compatibili con Lotti, e sappiamo bene chi poteva essere l'altro, che Fernando Pucci, perché poi i due effettivamente confermarono quella sosta quel pomeriggio, anche se con modalità molto diverse da quelle che si desumono da queste testimonianze, ma questo poi lo vedremo. Vediamo la descrizione che dettero i coniugi di questi due personaggi. Cominciamo da Marcella De Faveri, che nel suo verbale dell'11 ottobre 95, cioè quando venne interrogata da Lamperi e Venturini, li aveva descritti così. Uno era un uomo di mezza età, di corporatura tipo squadrata,
di media altezza senza collo, con testa dal taglio rettangolare, che mi dava l'apparenza di essere un contadino. Costui stava appoggiato al cofano motore della macchina, cioè alla parte anteriore indirizzata verso San Casciano, guardando in avanti lungo la strada. Mi dava l'impressione di avere i capelli tagliati corti. Ecco, questo personaggio potrebbe essere Fernando Pucci. Di altezza media, Fernando Pucci era alto 1,70 m, di testa squadrata, mi sembra che da qualche altra parte si parlava di capelli a spazzola. Comunque il personaggio era questo, ecco, si vede che la testa è effettivamente dal taglio rettangolare. L'altro personaggio dice così la De Faveri. Il secondo personaggio era appoggiato sul lato destro dell'auto e guardava il bosco. Questi dava l'impressione di essere un po' più alto del precedente e come figura sembrava meno grezzo dell'altro. Questo personaggio più alto poteva essere Giancarlo Lotti, perché Giancarlo Lotti effettivamente era più alto di Pucci, era alto 1,80 m circa. Allora, Lotti dichiarò che alla visita medica del militare era stato misurato a 1,78 m, ma quella visita lì si fa a 18-19 anni e un pochino si cresce ancora, un paio di centimetri è possibile che si cresca, per cui era diventato, io penso, da adulto circa 1,80 m. E la sua altezza si confaceva con il fatto che era un pochino più alto dell'altro. Ma di questo secondo personaggio abbiamo anche la testimonianza del marito di Chiarappa, che dichiarò, ne vide uno solo appoggiato al tettuccio, definì quest'uomo di corporatura grossa, di mezza età. E Lotti sappiamo che era bello grosso, era di mezza età. Ma anche la Carmignani disse qualcosa il 6 dicembre, in quell'interrogatorio Fiume. Allorché ho lasciato il posto, dopo alcuni minuti dal sopraggiungere di quest'auto, uscita dalla piazzola, nell'immettermi in direzione San Casciano, ebbi modo di notare di spalle la persona che si trovava alla guida, che mi diede l'impressione dalla sua figura che fosse di età matura e massiccio di corporatura. Mi colpì il fatto che questa persona, pur essendoci molto caldo, indossava un giaccone del tipo di quelli che sono soliti indossare i cacciatori. Era comunque qualcosa di pesante e di colore verde. Posso affermare ciò in quanto ebbi modo di notare il braccio destro di questa persona che era appoggiata al volante nella parte alta. Insomma, si vede che la Carmignani della macchina notò poco, ma della persona notò di più. Allora, questi due personaggi, secondo me, è molto probabile che fossero proprio Lotti e Pucci. Teniamo conto di un fatto, che quel 6 dicembre, quando la Carmignani dette una descrizione del personaggio che riconduceva a Lotti, Lotti non era affatto sospettato, diciamo così, dai vertici degli investigatori. Era sospettato da Lamperi e Venturini, che però lavoravano un po', diciamo così, era un po', non so se si può chiamare così, un po' una manovalanza degli investigatori, no? Sopra di loro c'erano i magistrati, c'erano stati commissario, Perugini, adesso c'era Giuttari. Lotti non era molto, non si era capito che c'era lui come personaggio chiave. La macchina stessa, si pensava che questa macchina rossa che era stata vista da Congi non potesse anche non essere questa 128, ma potesse essere un maggiolino color aragosta. Lo si desume prima di tutto dal verbale che abbiamo visto prima, del 14 di novembre della De Faveri davanti a Vigna, dove le fu chiesto alla De Faveri di questa macchina e lei rispose così: la vettura della quale ho parlato non era sicuramente un maggiolino, Volkswagen, tipo di auto che è uno dei pochi che conosco bene. Ora io posso dire che tempo addietro ebbi un contatto abbastanza approfondito con l'ispettore Lamperi, che mi raccontò che effettivamente nei suoi superiori in quel periodo c'era questa fissazione per questo maggiolino Volkswagen. Ma da dove era nata questa fissazione? Questa fissazione era nata proprio, sembra una coincidenza, ma proprio dalle dichiarazioni di Lotti. Infatti, se noi andiamo a leggere la nota che compilò Giuttari il 2 dicembre per Vigna, dove faceva il resoconto dei suoi studi, dei suoi approfondimenti della vicenda, presentava vari personaggi, quello che lui aveva capito di questi personaggi, c'era anche Lotti. Ma come venne presentato Lotti? In questo modo.
Lotti Giancarlo, frequentatore unitamente al Vanni e al Pacciani del locale La Cantinetta e saltuariamente anche coi compagni di merende dei suddetti. Nel verbale di dichiarazioni rese in data 19 luglio 90, tra l'altro ha riferito. Cioè di Lotti venne presentata questa dichiarazione del suo verbale del 90, quando era stato interrogato per la prima volta come amico di Pacciani. Conosco di vista una persona che frequentava il Pacciani. Questa persona era un uomo alto 1,80 circa, grosso di corporatura, vestiva in modo elegante, veniva a San Casciano con un Volkswagen maggiolino di colore rosso. Non conosco il suo nome e non so dove abita. Questa persona si appartava a parlare con il Pacciani, non so di cosa parlassero. Certe volte andavano via in macchina. Vanni Mario conosceva questa persona e qualche volta andavano via tutti e tre in macchina. Allora, Vanni Mario conosceva questa persona perché questa persona era il marito della sua biscugina, della sua cugina di secondo grado. Era Walter Ricci, che effettivamente aveva un maggiolino Volkswagen color aragosta. Per cui in quel momento Lotti non era sospettato e si pensava che questa macchina potesse essere questo maggiolino Volkswagen color aragosta. Allora, che Lotti non fosse granché sospettato è dimostrato anche dall'interrogatorio del 15 dicembre successivo che gli fece Giuttari. Giuttari interrogò Lotti, ma di questa sua macchina rossa non gli parlò, cioè nel verbale di questa macchina rossa non si parla affatto, cioè non gli chiese ma la sua 128 rossa, non è che era lei sotto la piazzola, no, non glielo chiese. Un altro elemento che ci fa pensare che in quel momento Lotti non fosse sospettato e dunque la descrizione di Sabrina Carmignani, di questa persona robusta, non fosse stata, diciamo così, sollecitata per indicare Lotti, è dimostrato anche dal fatto che Lotti, nell'occasione in cui venne interrogato da Giuttari, parlò di Gabriella Ghiribelli. Gabriella Ghiribelli, che poi sappiamo quello che sarebbe significato per tutto il proseguo delle indagini, venne interrogata il 21 successivo, ma non da Giuttari. Venne interrogata da Lampere e Venturini, cioè insomma Giuttari ritenne che questo personaggio non fosse così importante perché la prostituta con la quale si accompagnava, cioè intendo Lotti, con la quale si accompagnava, ritenne di non doverla interrogare lui e fece male perché la Ghiribelli aveva tante cose da dire. Le fu chiesto di questa macchina rossa di Lotti, se ne sapeva qualcosa, ma lei disse di non saperne nulla. Nel verbale, infatti, di quel 21 dicembre non c'è traccia di questa macchina rossa, però di questa macchina rossa parlarono in quell'occasione e lo si scoprì perché la sera di quel 21 la Ghiribelli telefonò a Filippa Nicoletti, un'altra prostituta amica di Lotti, poi avanti parleremo anche di lei tra i video successivi, e venne fuori anche il discorso proprio di questa macchina. Nelle intercettazioni il telefono della Nicoletti era sotto controllo, la Nicoletti sapeva di essere sotto controllo, ma non lo disse alla Ghiribelli in quell'occasione, e la Ghiribelli disse questo: io l'unica cosa che posso dire è che una macchina arancione l'ho vista sotto le luci piccole di strada. Sai, è una strada piccola. Potrebbe essere stata arancione, potrebbe essere stata rossa, scodata di dietro. Mi hanno fatto vedere la foto e l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta, però non disse di averla vista. Allora questo vuol dire tante cose. Vuol dire prima di tutto che questo avvistamento di questa macchina rossa da parte della Ghiribelli è assolutamente genuino. Cioè la testimonianza della Ghiribelli, in virtù poi di quello che successe in seguito, la donna era un alcolista, raccontò tante fandonie, tante cose, però questa sua testimonianza, che è genuina perché risulta da un'intercettazione telefonica nella quale la donna non è che stava raccontando la cosa a qualcuno, a un investigatore, la stava raccontando a una sua amica, a una sua conoscente, e non si vede perché non dovesse dire la verità. Cioè lei quella sera, che poi dopo naturalmente l'intercettazione finì sotto l'attenzione di Giuttari, a quel punto badò bene di chiamarla 2 giorni dopo e interrogarla in prima persona, e poi da lì sarebbe poi partita tutta l'indagine con il personaggio chiave che era Lotti. Però fino a quel 21 Lotti non era così nelle mire degli investigatori, fu proprio questa intercettazione telefonica a farcelo finire. Perché? Perché
questa macchina rossa scodata vista sotto la piazzola, e poi il 23 la donna disse che era la macchina di Lotti, aveva riconosciuto la macchina di Lotti. Questo bel personaggio qua, misterioso, un personaggio che penso avrebbe avuto molte altre cose da dire se il Padre Eterno non l'avesse chiamato abbastanza presto. Ma allora, questa storia di questa macchina rossa vista sotto la piazzola e così via, come venne interpretata dalla difesa di Vanni? Venne totalmente ignorata. Allora, qui, vabbè, io adesso non posso raccontare quello che è successo di tutte le indagini perché sarebbe troppo lungo, però insomma, diciamo che Lotti e Pucci confermarono una sosta serale sulla base dell'avvistamento della Ghiribelli, dicendo che c'era stato un appuntamento con Pacciani, che Pacciani aveva chiesto a Lotti di andare lì la sera che doveva uccidere questi due poveretti a fare il palo. Lotti aveva portato Pucci, però in questo accordo di Pacciani non era compresa questa sosta pomeridiana. Cioè questa sosta pomeridiana come si conciliava con questo ruolo di Lotti che la sera sarebbe dovuta andare lì a fare il palo? Lotti non raccontò troppe cose su questa sosta pomeridiana e troppe cose nemmeno gli furono chieste. Non gli furono chieste perché si temeva che avrebbero portato forse troppo lontano a squalificare il personaggio. Anche Pucci all'inizio non disse di questa sosta pomeridiana, tutte cose che vennero fuori dopo. Ma la difesa Vanni come utilizzò queste incongruenze di questa versione di Lotti della sera che mal si conciliava con questa sosta pomeridiana di così tanto tempo? E la difesa Vanni non ci credeva a questa sosta pomeridiana. La difesa Vanni era totalmente orientata a considerare Lotti estraneo del tutto dalla vicenda. Cioè Lotti sarebbe stato uno che avrebbe raccontato tutte fandonie, non avrebbe mai saputo niente dei delitti, si sarebbe incolpato per vari motivi, vabbè, che poi più avanti vedremo. A dire il vero, il difensore storico di Vanni, che era Giangualberto Pepi, che l'aveva assistito anche prima del processo, non la pensava proprio così. All'inizio, quando partì il processo, tra le sue dichiarazioni ci furono queste parole. Era il 3 giugno 97. Questa difesa cercherà di dimostrare che probabilmente Lotti non solo non ha detto tutto, ma forse ha fatto anche qualcosa di più di quello che ha detto. Questa era una dichiarazione di intenti di Pepi, però successe questo, che assieme a Pepi entrò anche Nino Filastò. I due convissero per un breve periodo, ma andarono subito in contrasto. Filastò se ne andò, Pepi rimase da solo all'inizio del processo, poi Filastò tornò, a questo punto se ne andò Pepi e la regia della difesa passò totalmente nelle mani di Nino Filastò, che chiamò Antonio Mazzeo a dargli manforte. La coppia fece tutto il processo con la ferrea convinzione che Lotti fosse del tutto estraneo. E naturalmente anche questa storia di questa macchina sotto Scopeti fu interpretata in quest'ottica. Arriviamo adesso in fondo al processo, quando ci furono le arringhe e le requisitorie. Tra le arringhe dei difensori ci furono naturalmente anche quelle di Filastò e Mazzeo. Leggiamo cosa disse Filastò il 5 marzo del 97, mentre il processo si stava per chiudere, relativamente a questa storia della macchina rossa sotto la piazzola. Altro che riscontro, i signori Chiarappa e De Faveri. La moglie dice: da lì poi siamo andati via verso le 8 circa e la macchina era ancora lì. I testi De Faveri e Chiarappa non danno alcun riscontro alla pretesa confessione di Lotti, nella parte in cui dice di essere andato a spiare la coppia nel pomeriggio. Perché Lotti e Pucci l'arrangiarono in un modo che stettero lì poco, spiarono questa coppia, poi se ne andarono a Firenze a trovare la Ghiribelli. Però è chiaro, Filastò dice, ma questo non si concilia con la testimonianza dei coniugi, che videro questa macchina ferma lì per 5 e più ore. Il racconto di Lotti è assolutamente diverso. Le conclusioni sono soltanto due. Tertium non datur. Nei paraggi, a poca distanza dalla piazzola, domenica c'è una macchina che non è quella di Lotti. La seconda, Lotti con la sua macchina è stato lì per almeno 5 ore, dalle 15 alle 20.
La gita dalla Ghiribelli è una fandonia, oppure avviene dopo. Tutto il suo racconto non quadra, 5 ore per spiare due persone che fanno l'amore sono troppe. Insomma, dice Filastò, o la macchina non era quella di Lotti, ma se era quella di Lotti e lui era stato lì 5 ore, allora non tornano i conti con quello che lui raccontò che sarebbe successo quel pomeriggio, che poi i due sarebbero andati a Firenze. Domanda al signor rappresentante dell'accusa. Se n'è accorto di queste 5 ore almeno di sosta di una macchina che lui ritiene essere la macchina di Lotti? Insomma, ma l'accusa si era accertata di cosa c'era dietro questa sosta di 5 ore? E che domande gli ha fatto a Lotti sul punto? Almeno le domande. Diciamo che in galera non ce l'ha voluto mettere, ma le domande. Guardi, signor Lotti, che a noi ci risulta che la sua macchina ha sostato lì per 5 ore. Che ci può dire? Io non le ho viste queste domande. Non le ho viste perché non ci sono. E vorreste mandare all'ergastolo questo pover'uomo sulla base di un materiale probatorio di questo genere? Filastò aveva ragione. Ma l'accusa aveva approfondito questa sosta di 5 ore? No, non l'aveva approfondita, si era accontentata di spiegazioni, diciamo così, un po' arrangiate, di una sosta che dice Lotti, sì, siamo stati lì, il tempo passava, sarà stata un'ora. Ma non era stata un'ora. Poi Lotti disse di essere andato a Firenze insieme a Pucci, anche Pucci lo disse, e i conti non tornavano, e l'accusa non aveva approfondito questo argomento perché non gli conveniva, perché avrebbe rischiato di squalificare la testimonianza di Lotti. Però, se non aveva approfondito l'accusa, la difesa Vanni aveva avuto Pucci e Lotti davanti in dibattimento alla sua disposizione, e la difesa Vanni quelle stesse domande che Filastò rimproverava all'accusa di non aver fatto, non le aveva fatte nemmeno lei. Questo è il discorso, no? Questa sosta di Lotti e Pucci sotto la piazzola di Scopeti rischiava veramente, poteva mandare in fumo tutta la ricostruzione fatta dall'accusa, ma la difesa Vanni non ne approfittò. Perché non ne approfittò? Sentiamo perché. Lo disse Filastò il giorno dopo, il 6 marzo 97. L'altro riscontro è che Arappa e De Faveri. Ne abbiamo parlato ieri e quindi voglio dire che a me l'ipotesi più probabile è che quella sia una macchina qualsiasi, che sta lì per 5 ore e mezzo per i fatti suoi. D'altra parte sappiamo che vicino c'è la festa degli Hare Krishna, che qualcuno sia andato alla festa, si sia soffermato prima, abbia lasciato poi durante la festa per lungo tempo questa macchina in questo posto, è più che possibile. Come si fa a dire che quella è la macchina di Lotti? Però qui Filastò, mi dispiace che Filastò sia morto, io immagino che ci saranno i suoi fan di oggi che mi assaliranno, però se si vuole arrivare alla verità bisogna dire le cose come stanno, insomma. Io ho detto le cose su Perugino, è morto anche lui, poverino, mi dispiace. Domani le diranno di me, qualcuno le dirà di me, non so io per quel poco che possa aver detto di questa storia, sarò morto anch'io e che ci devo fare? Insomma, bisogna che la verità venga fuori, no? Bisogna dire che Filastò con questa sua valutazione di questa macchina ferma sotto Scopeti, insomma, è una cosa veramente superficiale. Non poteva essere quella macchina lì di uno che era andato alla festa degli Hare Krishna lontana 1 chilometro, l'aveva parcheggiata lì. Perché? Perché questa macchina si era mossa, era arrivata da Carmignani, non ce l'aveva vista. Poi questi personaggi erano lì, non è che erano alla festa. Non poteva tornare. Insomma, se non erano Lotti e Pucci questi personaggi, chi erano? Non poteva questa storia essere liquidata con così poco. È vero che i due poveretti erano già morti, però insomma questa storia di questo pomeriggio, di questa macchina, un comportamento assolutamente strano di questi due personaggi non poteva non essere approfondito, ci dovevano essere degli approfondimenti. Secondo me si doveva prendere Lotti e domandargli, ma scusi, le cose sono andate così, ci sono questi testimoni, lei non può raccontarmi quel pomeriggio di essere andato a Firenze. E questo discorso non fu fatto. Perché? Perché la difesa Vanni era assolutamente convinta che Lotti in questa storia non c'entrasse niente, per cui automaticamente quella macchina non poteva essere la sua. E nel tentativo di dimostrare che la macchina non poteva essere la sua, la difesa Vanni andò avanti dando l'incarico
a una ditta di investigazione, la Falco Investigazioni di Davide Cannella, di indagare su questa macchina, ma c'era già qualche sospetto che Filastò espresse l'11 marzo. Come si fa ad essere certi che quella è la macchina di Lotti, quando non sappiamo nemmeno se Lotti in quel periodo di tempo possedesse ancora la macchina 128 rossa? Perché? Perché questa macchina al pubblico registro automobilistico risulta cancellata alla data dell'aprile del 1986. Ma l'esperienza ci dice che per arrivare a quella certificazione la trafila è abbastanza lunga. Cioè dice Filastò, sì, formalmente questa macchina era stata sua fino all'aprile dell'86, ma la cancellazione dal PRA, cioè la demolizione della macchina, può essere di molto tempo successiva al momento in cui la macchina non viene più usata. Allora, quale potrebbe essere il dato significativo dal quale ricavare la prova che Lotti ancora aveva quella macchina? Quando Lotti immatricola a suo nome la macchina successiva. E la macchina successiva è una 124. Vediamola questa 124. Questa è la macchina successiva di Lotti, cioè non questa, una come questa, una 124 blu, una berlina stavolta. Ora, questa macchina successiva, immatricolata successivamente, a me non è stato possibile sapere quando il Lotti l'ha immatricolata. Ho fatto fare un accertamento a Roma, perché al PRA di Firenze questo non risulta, non te lo fanno l'accertamento. E dal computer del PRA, Pubblico Registro Automobilistico, di Roma, questa macchina 124, alla data di immatricolazione di Lotti, risulta 000, cioè non c'era la data di immatricolazione. Per qualche ragione questo dato non c'è. Allora ho fatto fare delle ricerche alle varie compagnie di assicurazione per sapere quando il Lotti aveva assicurato sia la macchina 128 rossa che quella successiva, questa 124. E non è stato possibile saper nulla, perché il Lotti le macchine non le assicurava, ma così mi è stato detto da varie compagnie di assicurazione. Allora però, diciamo che di lì a poco le ricerche della Falco avrebbero portato a qualche risultato e ci sarebbe stato il 16 di 16 di marzo, una dichiarazione di Filastò clamorosa in aula, e questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.